Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel canale. Finalmente è arrivato il giorno in cui vi presento la Voyage 300 Rally 2.0. Le modifiche sono tante, quindi mettetevi comodi e buona visione. Bene, è ora di mettere un po' di ciccia sul fuoco, quindi iniziamo con le modifiche. Prima modifica che già avete visto, per chi è nuovo invece vi lascio il link in sovraimpressione, il tablet Android Auto CarPlay che si collega al telefono, 7 pollici, impermeabile, comodissimo, quindi se non l'avete visto il link è sopra. Poi il coprifanale, che a me personalmente piace molto, è sia estetico che anche funzionale, perché qualche sassolino se ci avete qualcuno davanti o se fate i rally o eventi così capiterà, quindi modifica approvata, a me piace molto. Poi modifica molto bella, spostiamo la maschera che impiccia, il manubrio rental da enduro, questo è specialistico, si usa sulle moto da enduro ed è tanta roba. Confronto all'originale è molto più largo, già basta vedere qua. Se seguite il canale, nei video precedenti vedrete i due specchietti che si toccavano, anzi andavano proprio a scontrarsi, invece adesso c'è tanto spazio, ciò a indicare che il manubrio è largo. Traversino della rental, paracolpi rental, che fa più estetica che funzionale, tanto non è che fai enduro estremo, però c'è il suo perché. Poi gas rapido, modifica molto bella e comoda, soprattutto comoda, perché il gas originale ha molta corsa, questo invece vedete, sei già tutta così. Nel brutto è una figata, nel brutto è tanta roba e ve lo straconsiglio se fate fuoristrada impegnativo. Dopo, il paramani in alluminio della Polisport, molto carino, colore giallo, non è il giallo della Voyage, però chi se ne frega, tanto tempo qualche uscita e si infangano tutti, quindi diventano marroni. Una modifica artigianale che a me piace molto, che ha pro e contro. Allora, ho rinforzato i fine corsa della piastra di sterzo, questi qua, non so se li vedete. Quelli originali, se guardate nella vostra Voyage, sono molto piccolini e smingherlini, ovvero se date qualche botta forte quando cadete così, il fine corsa vi si può rompere, come è successo a me, o vi si può spostare. Questi sono rinforzati, hanno una corsa più corta. Il pro qual è? Che sono indistruttibili. Il contro è che il bloccasterzo ve lo giocate, perché sono grandi e non riesci ad entrare nella modalità bloccasterzo. Però è un prezzo che se fai solo fuori strada, ti dico, non è che ci vada al corso, la lascio parcheggiata in bella vista, cioè questa è panda in mezzo ai campi per sporcarsi. Dopo, poi altra modifica per il reparto sospensioni, molto interessante, le forcelle sono state sfilate quasi completamente. Poi il meccanico, visto che doveva cambiare un paraolio interno, li ha smontate, li ha tarate, li ha indurite nella parte finale. La parte iniziale è rimasta indifferente perché già è morbida e aiuta molto, soprattutto se non siete degli smanettoni assurdi. Quindi c'hai la prima fase della corsa che è morbida, poi
C'è la fase, quella finale, dove tu arrivi quasi a fine corsa, quasi, dove è più sostenuta, quindi nel brutto o nei pezzi veloci si sente il miglioramento. Infatti vi farò vedere alcuni video dove io mi ricordo che con la moto, se c'era un po' dei sassoni e così via, eri un cavallo pazzo, un toro come si dice, no? Invece adesso sei più stabile, più simile a un binario. Guardate un po' adesso, com'è più stabile, guardate si vede già dall'avantreno, è tutto più stabile. Riesci ad andare anche un po' più forte su quelle zone, veramente top. Poi altra modifica, andiamo sotto, il pignone con un dente in meno. Vedo nel gruppo che molti mettono un dente in più, però per il fuoristrada, soprattutto invernale, non va assolutamente bene. Pignone e un dente in meno tutta la vita. Più prontezza ai bassi e soprattutto nella fanga, qua vi si va a creare uno spazio extra. Perché già con l'originale eravamo un po' troppo al limite, così vedi si è creato uno spazio maggiore dove il pignone riesce a ripulirsi meglio quando c'è tanta fanga e quello aiuta tanto. Poi un'altra modifica che ho già fatto in passato, però era importante dirla in questa occasione, il collettore maggiorato è un po' più largo confronto all'originale collettore, che unito a un'altra modifica che abbiamo fatto, il decat, è stato tagliato il terminale, svuotato il catalizzatore, il suono già si sente, come avrete ben sentito, è un'altra cosa, un'altra musica, più corposo, più pieno, più incazzoso come è il termine giusto. Queste modifiche, collettore, decat, unite a una mappa al banco che ha fatto il mio preparatore, il mio meccanico, hanno cambiato notevolmente la musica. Ma oltre che la musica anche la ciccia, c'è più ciccia qua adesso. La curva dei bassi, cioè tutta la curva, non solo i bassi, la curva è migliorata, si sente nell'erogazione, c'è una progressione molto intensa. E la parte finale dove la moto moriva e motivo in più con il pignone con un dente in meno è sostenuta, nel senso non ci sono più cali negli alti, quindi anche quello se devi tirare una marcia perché c'è una salitona lunga un po' ignorante, aiuta, non è cose da buttare via. Cioè gli alti non servono in fuoristrada, però in determinate situazioni aiutano. E tutto il discorso, vabbè, coppia più presente, io già che lo sento, quando c'è un gradino o un sassone o qualcosa, un colpo di gas, la moto va. Poi con la modifica alle sospensioni è una chicca che si va a unire. Altra cosina carina, il fermacopertone che ho potuto montare solo all'anteriore, eccolo qui, che ho potuto montare solamente all'anteriore, eccolo qua il fermacopertone, perché al posteriore c'è il canale del cerchio che è troppo stretto e di conseguenza non ci si può montare il fermacopertone. Adesso non mi ricordo se era troppo stretto o troppo largo, ma penso troppo stretto. Quindi, però, cioè, effettivamente su una moto con queste potenze serve più davanti, se devi inchiodare, se devi frenare, ma non fa slittare la valvola. Dietro alla fine sì, c'è più potenza, ma non è un 4,5, un 3,5 o un 6,90, capito? Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, la gomma posteriore più stretta. Prima avevo il 130-90, adesso ho montato un 120-90. Perché questa modifica? Adesso vi faccio vedere. Guardate bene che spazio si è creato qui, tra il tassello nel punto più estremo e la catena. C'è uno spazio grande, prima era molto più ridotto, quindi cosa succede? Se c'è una fanga appiccicosa, tutta la merda viene portata nel pignone e lì non è il massimo. Se vi ci va un ramo sbagliato bucate il paraolio dietro il pignone, cosa che a me è successa ben 2 volte. Infatti il mio meccanico ha montato una mascherina in metallo che lo protegge, quindi facciamo i corni, se ci va un ramo sbatte sul metallo e non più sul paraolio. Infatti fino adesso è andata bene. Dicevo, questa gomma oltre a migliorarvi sul laterale è migliorata anche qua. Qua non pensavo, ma è migliorata, si è creato uno spazio extra. Poi vabbè, questo parafango già ve l'avevo fatto vedere nella recensione del Vogue, l'ho messo qui perché si è creato uno spazio maggiore qua, per la fanga sempre. Come avrete visto nel video precedente dove ho bruciato la frizione, ho montato una frizione maggiorata perché allora nell'argilla le cose da fare sono poche con queste moto, ci vogliono un due tempi o qualcosa veramente che ti faccia svolare via da lì il meno tempo possibile, però l'argilla come quella che ho beccato ti fa fare veramente poco. Lì ci vuole manico
E soprattutto occhio, perché riguardando il video c'erano delle zone in cui potevo passare, quindi un occhio esperto, appena vedi che c'è un po' d'argilla ti devi subito levare e andare via finché sei in tempo, perché una volta che hai le gomme piene non vai più da nessuna parte, la moto va solo dritta anche se giri in manubrio. Quindi appena ti accorgi che c'è qualcosa che non va, scappa subito, vai nella via più facile. E questo è il consiglio che mi sento di darvi quando beccate l'argilla. E comunque, stavo dicendo, la frizione a maggiorata è più indicata in un utilizzo off-road perché è più difficile bruciarla, ovviamente. Di contro hai che la folle la potresti trovare con più difficoltà una volta che è calda la moto, e quando l'accendi a freddo, non mi ricordo se era in prima o a folle, ti dà un po' di spinta, cioè passandoci più olio. Questo è il discorso che mi ha fatto il meccanico. Secondo me conviene montarla rinforzata per se fate off-road in mezzo alla fanga soprattutto. Se lo fate solo in periodo estivo, tante quanto, serve? No, secondo me. Però in mezzo al fango, come l'originale mi è durata 5.000 km, però l'ho sempre usata nella fanga, io in inverno, in autunno, in primavera, tranne in estate che non c'è la fanga, quindi tutti questi chilometri sempre in mezzo al fango ed era cotta, era arrivata cotta e l'argilla gli ha dato il colpo finale. Quindi rafforzata tutta la vita se fate off. Non costa neanche tanto, costa come l'originale se non mi sbaglio. Perché per questo modello ci vuole una frizione compatibile di una moto vecchia, che non è il Voglio, è un Kawasaki mi pare. Per tutte le modifiche fatte, compresa la frizione, vi lascio i contatti del mio meccanico, così che potrete chiedergli tutto, potrete informarvi sulle modifiche, su delle specifiche più tecniche che vi interessano ovviamente. Quindi, detto ciò, buon divertimento e salutatemi Vito. Ciao ragazzi. Ragazzi, off-road, tanta roba. Ma dove li trovate questi posti? Per carità si trovano, però con le moto stradali dove cavolo vai? Però non è argilla. Paludosa ma non argillosa.